Ciao a tutti, benvenuti per un nuovo video. Abbiamo un altro tag anche oggi. Questo l'ho trovato su qualche canale qui su internet, non ricordo dove. Tag un po' di canali se vogliono provare a riproporlo qui sotto. Ho preso un po' di libri, non li ho tutti perché sono veramente tanti, oggi non si poteva. Numero uno, il tuo libro preferito. Il mio libro preferito ce n'è più di uno e non sapevo quale scegliere, ho scelto uno dei miei preferiti che è Furore di Steinbeck. Avevo già parlato ampiamente di questo libro, c'è anche un video qui sul canale se volete provare a cercarlo. Comunque è un libro che è ambientato durante la Grande Depressione in America, parla di questa famiglia che ha perso tutto per colpa delle banche e si ritrova in mezzo a una strada praticamente a fare la fame. È un romanzo epico molto molto bello che ha valso il Pulitzer e tra l'altro Steinbeck ha vinto anche il Nobel per la letteratura, uno degli autori migliori di sempre. Ve lo consiglio, il romanzo adatto a tutti. Numero 2, la tua citazione preferita. Citazioni da libri, non me ne viene in mente nessuna. C'è una frase che ho sentito una volta, non ricordo dove, che mi piace molto, che è: se vuoi vivere bene, prendi il mondo come viene. È inutile remare contro il mondo che tanto serve solo a vivere male. Poi, numero 3, il tuo personaggio preferito di un libro, anche qui ce n'era più di uno, comunque ho scelto Thor Ripley, della serie di Thor Ripley di Patricia Highsmith, ci sono diversi libri anche di questi, avevo fatto un video sulla serie di Thor Ripley, lo trovate qui sul canale. Numero 4, il libro più brutto che tu abbia mai letto, ce ne sono diversi, diciamo Espiazione di McEwan. Lo so che è un libro molto valutato, tanti lo apprezzano, ma io l'ho trovato solo terribilmente noioso. È un libro che parla di un personaggio che commette un delitto e passa la vita a espiare praticamente. E per me è risultato, non l'ho neanche finito. Numero 5, il libro più lungo che tu abbia mai letto, credo che sia questo, che è Mondo senza fine. Guardate che libro. Immagino che sia sicuramente tra i più lunghi che abbia mai letto. È un bel librone, ambientato in epoca medievale e è il seguito di Pilastri della Terra. Anche di questo avevo già parlato ampiamente. Poi, numero 6, il libro più corto che hai mai letto dovrebbe essere questo, che è Il curioso caso di Benjamin Button di Fitzgerald. Tra l'altro questa è la versione in italiano e in inglese, per cui il libro è la metà di così. Veramente è un libricino che si legge in un pomeriggio, è un libro per ragazzi. C'è stato anche il film, non so se l'avete visto. Poi, numero 7, il libro che ti descrive. Qui è un libro che io lessi quando ero ragazzina che si intitolava La sorella di mezzo. Era su selezione del Reader's Digest e non ricordo il nome dell'autrice e non sono riuscita a trovarlo neanche su internet. È un vecchio romanzo americano. Parla appunto di questa ragazza che era una sorella di mezzo, aveva una sorella più grande e una sorella più piccola e racconta le loro vicissitudini quando era ragazzina, diciamo. Anche io sono una sorella di mezzo. Poi, numero 8, il libro che consiglieresti. Qui mi viene in mente Lesioni personali, che è un legal thriller di Scott Turow, nel suo genere molto bello. Parla di un avvocato che si occupa appunto di lesioni personali per le assicurazioni e viene scoperto a cercare di truccare un processo, allora decise di vuotare il sacco con l'FBI, di collaborare e viene fuori tutto il marcio che c'è sotto i processi pilotati, corruzione, eccetera. Molto bello come libro. Numero 9, il libro che ti ha fatto crescere, qui non mi è venuto in mente nessun libro, l'ho saltato. Numero 10, il libro del tuo autore preferito, anche qui vi cito Vicolo Caneri, ancora di Steinbeck, che è un libro molto piccolo rispetto a Furore, molto più breve, racconta la vita dei diseredati, della gente povera che viveva in America, appunto in questo vicolo. Racconta la vita della gente, molto bello. Numero 11, un libro che prima amavi, ora odi, non me ne è venuto in mente nessuno, lo devo saltare. Numero 12, un libro che non ti stancherai mai di rileggere. Qui vi cito Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini, l'ho già letto 2 o 3 volte. È un romanzo ambientato negli anni 20, nella Firenze del XX secolo, durante il periodo fascista, e racconta la vita della gente che viveva lì.
in gran parte autobiografico. I personaggi sono persone che lui ha realmente conosciuto quando abitava in quella zona. Un affresco, un dipinto molto molto bello se vi capita. Numero 13, il libro che hai in questo momento sulla scrivania, mi viene in mente questo, La morte nel villaggio di Agatha Christie, che è il primo libro dove compare Miss Marple come investigatrice. E, l'ho finito da poco questo libro, poi ci volevo fare anche un video. È quel libro che ho letto prima del numero 14. La domanda è il libro che stai leggendo, appunto sto leggendo questo, che è un altro dei primi romanzi con Miss Marple, c'è un cadavere in biblioteca, sempre di Agatha Christie. Anche qui è, diciamo, è stata presentata da poco come personaggio, è un thriller, ovviamente un giallo. Numero 15, apri il primo libro che ti capita tra le mani ad una pagina a caso e leggi la prima frase. Vediamo questo libro, c'è un cadavere in biblioteca, la pagina che sto leggendo adesso. Questi si avvicinò ad Harper ripulendosi le mani sporche di cenere e le labbra strette in un'espressione cupa. Questa è la frase che mi è capitata in mano. Numero 16, la tua copertina preferita, anche qui ce n'è più di una, però questa rilegatura a questo libro mi piace molto, che è La Divina Commedia, guardate che bello, che bella rilegatura a questo libro di classe. Tra l'altro l'ho pagato pochissimo, è uno dei libri più importanti da leggere, se siete appassionati di lettura va letta assolutamente. Io purtroppo l'ho letta solo una volta per adesso e sarà da rileggere perché per riuscire a capirla tutta va letta più volte. Poi, numero 17, il personaggio con cui ti vorresti scambiare per un giorno. Allora, io ho sempre avuto una passione per l'antica Roma e ho sempre pensato che sarebbe stato bello viverci, quindi mi viene in mente la serie Masters of Rome di Colin McCullough. Questo è uno dei libri, un librone. È una serie di libri ambientata nell'antica Roma. Qui era il periodo di Cesare, l'epoca, e mi piacerebbe vivere in quel periodo lì, ecco. Uno dei personaggi del libro, magari conoscere Giulio Cesare, sarebbe stato bello. Numero 18, il primo libro che hai letto, credo che sia uno dei primissimi sicuramente, è questo, che è I viaggi di Gulliver, che mi hanno regalato quando io avevo 5 o 6 anni, è un libro molto vecchio che ho in casa da tantissimo tempo, è un libro per ragazzi ovviamente, è un libro fantastico. Numero 19, un libro il cui film ti ha deluso, Il nome della rosa. Non ho letto il libro, ho visto la trasposizione televisiva e devo dire che l'ho trovato abbastanza noioso. So che è un libro che piace molto, che ha delle ottime recensioni, ma a me in televisione è piaciuto poco, ecco, l'ho trovato un po' noioso. Numero 20, un libro dove hai trovato un personaggio che ti rappresentasse, anche qui non me ne è venuto in mente nessuno. Numero 21, un libro che ti ha consigliato una persona importante per te. Questo, l'ho già detto, è il diario di Eva di Mark Twain, dove si immagina questa Eva che si ritrova nel paradiso terrestre, incontra un tipo strano di nome Adamo e racconta le sue sensazioni, le sue. Me l'ha regalato mio papà e ci sono molto affezionata. Poi, numero 22, un libro che hai letto da piccolo, questo è un altro libro per ragazzi che ho letto, Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, uno dei libri per ragazzi che ho letto quando ero veramente piccolina. Un libro che credevi fosse come la gente ne parlava, invece ne sei rimasto deluso o colpito, 23. Qui vi cito Q di Luther Blissett, che è un thriller medievale ambientato in protagonista un monaco. Anche questo è considerato uno dei libri molto belli, invece io ho provato a leggere, per me era solo pesante e noioso, e infatti credo di non averlo neanche finito. Numero 24. Un libro che ti fa fuggire dal mondo, qui vi cito i libri di Francisco Coloane, ne ho già parlato, sono i loro romanzi d'avventura, questa è La scia della balena. Romanzi d'avventura ambientati nella Terra del Fuoco, che veramente sono quei libri che ti rapiscono, non riesci a smettere di leggere, molto molto bello, racconta le avventure sulle navi baleniere, insomma, scritto benissimo. Un Jack London
che meriterebbe di essere più conosciuto. 25 è un libro che hai scoperto da poco. Qui vi cito L'altra parte del mondo di Colin McCullough che mi hanno prestato di recente e racconta la colonizzazione dei coloni inglesi dell'Australia nel XIX secolo, anzi XVIII secolo, 1700, e parla delle avventure di queste persone che erano dei galeotti, dei prigionieri, sono stati mandati dall'altra parte del mondo a colonizzare queste terre sconosciute che non sapevano neanche esattamente dov'era, senza materiali, senza niente, hanno dovuto arrangiarsi. Molto bello, un romanzo storico d'avventura, diciamo. 26, un libro che conosci da sempre. Qui vi cito il Fu Mattia Pascal di Pirandello, che è il libro che mi ha fatto conoscere Pirandello. Da sempre me l'hanno fatto leggere alle medie, diciamo quasi sempre. Parecchi anni fa mi è piaciuto molto, da allora Pirandello è diventato uno dei miei preferiti. La storia immagino che la conoscerete. Numero 27, un libro che vorresti aver scritto. Anche qui vi cito un libro di Coloane che è Cacciatori di Indios. Qui parla di quando sono arrivati i coloni europei nella Terra del Fuoco e hanno cominciato appunto a dare la caccia agli indigeni, a sterminarli. Un romanzo d'avventura, anche questo molto molto bello. Numero 28, un libro che farai leggere a tuo figlio, non ho figli, quindi no. Numero 29, un libro che devi ancora leggere. L'ultimo orizzonte, sempre di Colin McCullough, che è il sequel dell'altra parte del mondo, ambientato nel 1800, e anche questo parla delle avventure in Australia, dei coloni. È uno che vorrei leggere nei prossimi tempi. Numero 30, un libro che ti ha commosso. Qui vi cito L'odore dell'India di Pierpaolo Pasolini, che parla di un suo viaggio che ha fatto in India negli anni 60 e racconta le sensazioni, le emozioni che ha provato, gli odori appunto, la gente che ha trovato lì. Molto molto bello, un libro commovente. Da Pasolini naturalmente, un libro bellissimo. Numero 31, un classico che non sei riuscita a finire. Qui vi cito Piccole donne di Louise May Alcott, è un classico romanzo che si regala alle ragazzine, a me l'hanno regalato da bambina, da ragazzina, però poi io non sono neanche un tipo romantico, non è il mio genere, l'ho letto in parte, ma probabilmente non l'ho neanche finito. Racconta di queste quattro sorelle che sono vissute in epoca vittoriana, sono tutte una diversa dall'altra e racconta le vicissitudini di questa famiglia. Il classico libro femminista. Numero 32. Il film più bello del libro originario, qui vi cito Il Padrino, questo. Molto bello anche il libro, ma il film è venuto meglio, meraviglioso, capolavoro Il Padrino, tutti e tre. Numero 33, una cagata che ti ha appassionato. Se è una cagata non mi appassiona, quindi non ce n'è. Numero 34, il genere che ami di meno, direi i romanzi rosa, le storie d'amore non mi piacciono, mi annoiano. Numero 35, il libro più triste. Qui ancora di Pasolini vi cito Ragazzi di vita, che parla di questi ragazzini che vivevano nelle bidonville intorno a Roma nel primo dopoguerra, che vivono per strada e i genitori quando ci sono li riempiono di botte, vanno in giro a rubare, a fare un libro che non ha un lieto fine. È un libro tragico soltanto, scritto benissimo come sempre da Pasolini. Poi, numero 36, il libro più divertente, qui vi cito Perfetto Jeeves di Woodhouse, che è un libro umoristico per eccellenza, diciamo. La serie di Woodhouse, se vi capita qualsiasi libro, sono divertenti, farciti di humor inglese, intelligenti, spiritosi. Se volete farvi quattro risate, leggete un libro di Woodhouse, che è una garanzia. Bene amici, oggi abbiamo finito, è stato un po' lungo, spero che il video vi sia piaciuto, poi fatemi sapere le vostre risposte nei commenti. Al prossimo video, a presto, grazie per la visione, ciao.